Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti a tutti dal vostro Luca Talan. Come state ragazzi? Tutto bene? Oggi vedremo un video molto interessante. Parleremo del contrattacco, uno stile di gioco molto utilizzato da tanti player, anche insomma a parte noi che magari siamo più comuni mortali, ma anche e soprattutto da persone che militano nelle primissime posizioni delle divisioni. Uno stile di gioco molto divertente che, come definisco io, sempre è un mix fra possesso palla e il contropiede. Andiamo subito quindi a vedere la formazione. Ovviamente questo è un modulo che io sto testando, non è un modulo diciamo dei classici da utilizzare per il contrattacco. Andrebbe bene utilizzarlo, nel senso che comunque i moduli che faccio cerco sempre di essere un po' di un genere insomma che vadano bene un po' per tutti gli stili di gioco. Ecco, quindi sicuramente può funzionare molto bene. Innanzitutto ragazzi, per il contrattacco, lo dico magari ovviamente per i più nuovi, bisogna impostare un allenatore che abbia un minimo di valore positivo, quindi dall'85 in su. Inoltre questo allenatore dà anche il booster, quindi il famoso booster che dà +1 sulla velocità, quindi attenzione perché comunque è una cosa da non sottovalutare anche il discorso booster. Certo, se abbiamo un allenatore che magari ha 88, 89 e non ha il booster va bene comunque, però sicuramente avere quindi un booster dà appunto qualcosa in più. Va benissimo come allenatore Eric De Hang, ne sono usciti anche diversi. Uno su tutti che mi viene in mente ad esempio è Fabio Cappello, da non tantissimo, che ovviamente questo, essendo un allenatore vecchio, aveva dei parametri un po' diciamo ancora bassi per l'attuale gameplay, l'attuale gioco insomma che è attuale, però comunque ragazzi quando lo utilizzo rende sempre comunque bene. Attenzione perché ovviamente alcuni allenatori possono alzare il livello praticamente di tutta la squadra, quindi se un giocatore ad esempio ha un overall di 100 possono portarli anche a 101. Però adesso non mi addentro troppo in altri discorsi, altrimenti usciamo poi da quello che è il nostro messaggio del video. Quindi scegliamo l'allenatore appunto da contrattacco e andiamo anche a fare un piccolo focus appunto sul contrattacco, come si muove. Quindi la squadra avrà una linea bassa, ok, in fase di attacco si utilizzeranno i passaggi lunghi per andare quindi a cercare le fasce, andare a cercare la punta, no? I giocatori un po' come il contropiede si butteranno un po' in avanti. In fase di difesa la linea difensiva appunto rimane bassa. Una volta in possesso i giocatori partiranno proprio per contrattaccare, come dice la parola stessa. Da questo punto di vista è molto simile appunto al contropiede, anche se comunque è uno stile dove si riesce a palleggiare un pochino di più. Io l'ho notato e mi piace molto per questo. Il contrattacco è molto efficace, forse per certi aspetti anche più del contropiede, proprio perché si riesce anche delle volte a giocare un po' di più, quindi non sempre solo a dover buttarsi in avanti, ma delle volte anche a fare due palleggi. Perso il possesso palla, ovviamente la squadra tornerà subito verso la propria linea difensiva, quindi verso l'area di rigore in questo caso, per difendersi. Quindi questo diciamo che è il movimento del contrattacco. Ci si abbassa quando si difende e si riparte appunto in contropiede, o anzi in contrattacco quando appunto dobbiamo attaccare, con però la possibilità comunque di avere un minimo di palleggio in più sicuramente rispetto ad altri stili, in particolar modo al contropiede, dove hanno diverse, alcune piccole similitudini. Ragazzi, i moduli da utilizzare, adesso vediamo soprattutto quelli, ce ne sono diversi. Con il contrattacco ragazzi è uno stile dove viene bene utilizzare un po' tutto. Adesso lasciamo stare magari gli interpreti che sono messi un po', ovviamente Beckenbauer CLD non è proprio il massimo o comunque lasciate perdere, quindi dicevo gli interpreti. Però andiamo intanto a vedere magari la disposizione in campo poi degli interpreti, magari se riusciamo almeno di qualche ruolo facciamo un focus dopo. Io ragazzi partirei sempre dal 4-4-2. Il 4-4-2 come anche il 4-3-3 ragazzi, sono due moduli che adesso, vedendoli in versione classica, attenzione, parliamo, sono due moduli che vanno bene con qualsiasi tipo ragazzi di
di gioco, nel senso che vanno bene se usiamo il possesso palla, se usiamo i laterali, se usiamo il passaggio lungo, il contropiede, il contrattacco, vanno bene ragazzi con tutti, perché sono i moduli base del calcio, cioè anche quando no, una squadra magari sta imparando a conoscersi, ovviamente si mette in campo magari un modulo più basilare rispetto a un modulo molto più particolare come quello che invece stavo proponendo io all'inizio del video, che attenzione potrebbe funzionare, però io consiglio sempre meglio prima, soprattutto se stiamo testando, soprattutto se vogliamo conoscere un po' il meccanismo, meglio prima partire dalle cose più semplici, quindi i moduli più basilari, più conosciuti. Io poi passerei al 4-2-3-1, ragazzi, un altro modulo che a me piace tantissimo. Se riusciamo ad avere davanti una torre dove, o comunque un giocatore boa, ecco ad esempio un fulcro di gioco, adesso per stare appunto in tema, sicuramente è un modulo che fa divertire parecchio. Attenzione, perché si può anche utilizzare chiaramente un trequartista giocatore chiave, o mettere addirittura proprio una seconda punta, quindi che si inserisca ancora di più, e sfruttare le fasce. Siamo molto coperti in fase difensiva, abbiamo una bellissima mediana, comunque con due mediani, o possiamo mettere un mediano e un centrocampista. Possiamo quindi con la difesa bassa, ragazzi, del contrattacco possiamo creare molta densità a centrocampo, cioè proprio diventa una sorta proprio di muro. La difesa si sta bassa, però davanti magari mettiamo 3 riconquista palloni, ragazzi, quindi alla fine della fiera diventa molto complicato per l'avversario sfondare la difesa, perché già quella rimane bassa, in più davanti magari ci mettiamo veramente 3 mastini, 3 recupera palloni, e ovviamente diventa tutto molto complicato per l'avversario, e abbiamo allo stesso tempo però la possibilità di poter spingere, quindi andare sulle fasce, magari tentare un cross, quindi niente male. Il 4-2 poi chiaramente 1-3, ragazzi, quest'altro modulo è un modulo top per un po' tutti gli stili di gioco, è una delle tante varianti, come possiamo notare, del 4-3-3, no? Anziché averli in linea qui ce l'abbiamo messi a piramide, diciamo, però comunque ragazzi fa il suo, perché abbiamo comunque due mediani, abbiamo un trequartista che, ripeto, possiamo eventualmente alzare a seconda punta, o anche farlo diventare magari un CC qualora appunto volessimo proprio densità al centro del campo, no? E poi comunque due esterni che ci garantiscono comunque cross, inserimenti e via dicendo. Il 4-1-4-1 lo stesso, ragazzi, è un altro modulo che secondo me è perfetto un po' per il contrattacco, ma anche per gli altri stili, perché comunque sì, abbiamo un solo mediano, ma col fatto che comunque la difesa rimane bassa, lui non uscirà, cioè nel senso non sarà così alto da dover andare a recuperare palloni e quindi rimanere poi senza centrocampo e difesa scoperta. Abbiamo la possibilità appunto comunque di avere una difesa che gioca più bassa, e di conseguenza il mediano, anche lui, soprattutto se è un collante, starà lì proprio davanti alla difesa per fare da filtro, no? Il classico ruolo che deve fare il mediano. E comunque abbiamo possibilità di andare sulle fasce, anche qui un po' come il modulo che abbiamo visto prima, qualora ci fosse un attaccante boa, un attaccante comunque forte di testa, sicuramente potrebbe essere un gran bel modulo, soprattutto se riusciamo insomma a mettere qualche bel traversone chiaramente dalle fasce. Passiamo ai moduli chiaramente con la difesa a 3, ce ne possono essere diversi, ovviamente io adesso ne ho selezionato qualcuno, almeno alcuni che reputo fra i migliori, ecco. Poi ovviamente ragazzi sono tutti discorsi soggettivi, cioè magari un modulo che io non ho citato ovviamente gira benissimo, fa divertire tantissimo. Io adesso ho fatto una selezione fra almeno quelli che sono sicuro intanto di aver testato, quelli che ho provato di più, quelli per i quali ho anche da consigliare magari qualche interprete un pochino più approfondito, quindi è inutile andare a parlarvi di cose che alla fine della fiera non si conoscono benissimo. Quest'altro modulo, ragazzi, è un modulo che abbiamo due mediani, abbiamo una difesa a 3 che comunque rimane, si abbassa un pochino appunto con il contrattacco, abbiamo visto che la difesa rimane un pochino più bassa, ma allo stesso tempo abbiamo, come abbiamo visto già anche nel modulo, nel 4-1-4-1, abbiamo comunque il mediano che sta lì proprio di fronte alla difesa per fare da filtro, quindi anche se abbiamo la difesa a 3 comunque ricordiamoci che rimane bassa, e abbiamo comunque davanti in questo caso 1/2 mediani. I moduli con la difesa a 3, ragazzi, attenzione,
Se è molto meglio, questo è un gran piccolo segreto, ma l'ho testato alla fine, cioè provando, riprovando, i moduli con la difesa 3 girano molto meglio, ragazzi, con il contrattacco, notato, che rispetto al contropiede veloce. Perché? Perché col contropiede veloce, ragazzi, dobbiamo essere molto bravi in difesa a chiaramente sopperire, no, al fatto che la difesa sta alta e bisogna subito pressare. Anche qui c'è il pressing, ragazzi, però è minore rispetto a il contropiede, cioè qui quando si perde palla, ragazzi, la squadra subito va a tornare indietro, quindi sì, si pressa, magari pressa lì l'uomo che c'è davanti, però gli altri intanto indietreggiano, capito? A differenza invece del contropiede, che vanno tutti appena persa la palla, tipo un branco di squali che vede un pezzo di carne in acqua, lì nel contropiede vanno tutti, qui invece regrediscono, ragazzi, quindi tornano indietro. E fondamentalmente però con una difesa a 3 va bene, mentre, come dicevo prima, se avessimo un contropiede dobbiamo essere veramente bravi subito a riconquistare palla, perché se troviamo un avversario forte, ben organizzato, che riesce immediatamente a smistarci bene il pallone e a fare un bel filtrante, diventa, ragazzi, complicato. Ok, poi ripeto, ce ne sono anche altri, ci potrebbe essere anche qualcosa con la difesa 5, anche se con la difesa 5 sono molto semplici, ma ad esempio un modulo come questo potrebbe funzionare, ma con la difesa 5 poi, ragazzi, ne abbiamo solo 3, vi dico la sincera verità, funzionano un po' con tutti gli stili, nel senso, questo è tipo il 4-3-3 o 4-4-2, vedetelo un po' come volete voi, questo idem, forse più questo 4-4-2 effettivamente, solo che abbiamo un uomo più in difesa. Io diciamo che però i moduli con la difesa 5, ragazzi, a parte il test, insomma, che faccio io per i conti miei, magari per consigliarvi, però se dovessi giocare una partita ufficiale o comunque un torneo o qualcosa del genere, io inizierei con una difesa 4, ragazzi, perché comunque è, secondo me, una delle migliori armi, essere sempre bilanciati, cioè gioco con la difesa 3 magari se voglio puntare a qualcosa, se voglio proprio aggredire da subito la partita, però ricordiamoci che col contrattacco, ragazzi, i moduli con la difesa 3 comunque non ci garantiscono ovviamente il pressing che del contropiede, ma allo stesso tempo ci fanno difendere un pochino di più lo stesso, quindi col contrattacco si può anche valutare da subito una difesa 3. Io però, per mia deformazione forse professionale, non lo so, preferisco di solito partire con moduli più classici o comunque con una difesa 4, ecco, una difesa 4, poi in corso d'opera magari farla diventare a 3 oppure farla diventare a 5 qualora magari stessi perdendo o stessi comunque giocando contro un avversario che mi sta bombardando e quindi devo un attimino chiudermi. Come interpreti, ragazzi, ad esempio per un 4-3-3, io, ragazzi, ci metterei, visto che siamo partiti insomma da qui, va bene anche così come la squadra, ok? Forse l'unica modifica che farei, ragazzi, è sinceramente metterci magari più un terzino difensivo e uno offensivo. Non metterei mai 2 terzini offensivi, nonostante sia una cosa che ho provato ed è molto divertente, ok? Perché comunque si creano molte sovrapposizioni, c'è molto movimento, ragazzi, soprattutto sulle fasce in campo, però allo stesso tempo dobbiamo considerare che stiamo lasciando un po' scoperta proprio la fascia lì di riferimento e di conseguenza potrebbe essere poi un'arma a doppio taglio anche per noi. Centrali, ragazzi, io vi consiglio sempre il nostro famoso duo buggato, ovvero centrale sviluppo e centrale incontrista, perché comunque uno va e l'altro copre, c'è una regola proprio basilare delle difese nel calcio già dai bambini, quindi, ma così come anche in attacco. Qualora giocassi con 2 punte, come ad esempio nel 4-4-2, è bellissimo che ci sia una coppia in cui uno viene incontro e l'altro invece si butta in profondità. Primo perché ci dà più soluzioni, si creano chiaramente triangolazioni e ci dà anche la possibilità comunque di andare sulle fasce e avere comunque sempre qualcuno in mezzo che insomma si è liberato lo spazio con il suo inserimento. A centrocampo, ragazzi, dipende, giocando con un centrocampo a 3 come il 4-3-3, ovviamente, ragazzi, io magari metterei con il contrattacco, potremmo utilizzare appunto proprio un collante, quindi proprio un mediano di ruolo lì che stia proprio davanti alla difesa, che non si muova di 1 centimetro,
e vicino a lui possiamo strutturarla in diverse maniere. Possiamo vederla magari come centrocampo fisico, quindi magari metterci appunto un incontrista, un onnipresente, quindi tutti riconquista palloni fondamentalmente, oppure magari metterci un buon mediano, quindi dei piedi buoni, quindi per dire metto ecco un collante, a fianco a lui magari ci metto un Modric, un Pedri, un Pirlo, quindi un centrocampista che è come un Xabi Alonso, un centrocampista comunque che si inserisca, ma allo stesso tempo comunque quando imposta l'azione lo faccia molto bene. Un classico modulo appunto per questo tipo di discorso stavo facendo è proprio questo, cioè se io mettessi due mediani riconquista palloni davanti a lui, adesso lasciate perdere Beckenbauer che non ci fa nulla, ma davanti a lui comunque avessi un Modric, un Pirlo, un Pedri, un Gavi, o comunque giocatori ecco di quella tipologia lì, adesso per capirci ce ne sono tanti, adesso ne ho nominato solo qualcuno ovviamente, però ragazzi credete che si potrebbero sviluppare in campo tante situazioni interessanti. Questo modulo infatti è uno dei più completi forse in assoluto in tutti i reparti, perché abbiamo 4 difensori, 3 centrocampisti, comunque 2 mediani e poi un trequartista o se vogliamo un CC come abbiamo già detto, e comunque anche gli esterni, una punta, quindi ragazzi è un modulo che fondamentalmente ci dà tante soluzioni, però dicevo la scelta dei giocatori poi è sempre soggettiva. Io la imposterei così, metterei magari anche con il contrattacco più un mediano sempre lì di riferimento, almeno uno dei 3 ci deve essere sempre un mediano che stia lì, l'altro magari dove fa un po' più di movimento, va in giro più magari a recuperarsi i palloni, ecco un Barella potrebbe appunto andare bene, e davanti a lui magari ci potrei mettere o un giocatore proprio di inserimento, quindi un finto trequartista, un giocatore chiave ad esempio, oppure magari proprio invece più un Modric, un Pirlo, quindi uno proprio che gli diamo la palla sui piedi e lui chiaramente ci fa con le sue giocate, con i suoi lanci, ci fa magari andare in porta gli esterni o proprio l'attaccante. Semplicemente ragazzi poi non c'è una regola fissa su che cosa è meglio o non è meglio fare, diciamo che i miei sono dei consigli, ma poi ovviamente vanno testati tutti quanti sul campo, più che altro non tanto quanto per me, che bene o male saprei appunto come andarla a impostare, ma per voi. Voi magari chiaramente partite da un modulo, provate, poi magari vi accorgete che in quel ruolo, ad esempio di Beckenbauer, vi trovate molto meglio se mettete un regista creativo anziché per dire un giocatore chiave, pur giocando con contrattacco, con contropiede o altro, perché proprio per la tipologia appunto di gioco, come viene sviluppato e come lo interpretate voi. E tutto lo stesso discorso ragazzi si può fare con qualsiasi modulo che abbiamo già visto, anche con questo, no? Ad esempio se mettiamo davanti un fulcro di gioco, come vi ho già consigliato prima, possiamo metterci magari 2 esterni. Io con quei moduli comunque con la difesa 3 ragazzi consiglio sempre 2 esterni che possano sia attaccare ma all'occorrenza anche difendere, perché ovviamente qualora stessimo vincendo e vogliamo fare più un muro difensivo, abbiamo comunque ragazzi la possibilità in quel caso senza manco fare cambi di abbassarci e difendere, ok? Vederla con 2 esterni invece prettamente offensivi lo possiamo fare, ma io consiglierei di farlo magari più quando stiamo magari perdendo, ecco, quindi dobbiamo recuperare il gioco, dobbiamo recuperare un po' magari quel gol che ci manca per arrivare al pareggio, e di conseguenza ci può anche stare, ma in una situazione normale, ecco, io partirei chiaramente da 2 esterni che possano fare sia la fase difensiva che quella offensiva, ad esempio un Cafù come c'ho io, un Serginho, un Roberto Carlos, ecco, un Cancelo, ok? Quel tipo di giocatori lì dove comunque se li metti in attacco sanno attaccare, sanno fare bei cross, delle volte segnano anche un Arnold, ma se li metti comunque in difesa ragazzi ti sanno fare anche il terzino e di conseguenza ci risolvono un problema qualora la partita appunto si dovesse mettere male, e comunque rimaniamo poi sempre molto equilibrati, molto bilanciati, no? Che poi alla fine della fiera, come tutto, è sempre la cosa migliore da fare. Come istruzioni individuali ragazzi io consiglio sempre i moduli a prescindere dallo stile di gioco,
di non darle. Chiaramente dobbiamo conoscere appunto come si muove lo stile di gioco, dobbiamo conoscere come si muovono i giocatori in campo, perché poi alla fine è tutto, vedete, un discorso, no? Lineare che va uno dietro l'altro. Le istruzioni inizialmente datemi retta, non mettetele. Cioè voi quando testate il modulo, ragazzi, che sia col contropiede, col contrattacco, rimanete sobri dal punto di vista di istruzioni individuali. Dopodiché magari si può dare, che ne so, il collante al mediano collante, magari il difensivo. Se invece vediamo che comunque facciamo un po' fatica lì a centrocampo a difendere, allora magari glielo diamo. Possiamo dare magari, ecco, per dire, con un modulo con difesa 5 l'offensivo sui due terzini, in modo tale proprio che vadano proprio a spingere ancora di più dalle fasce. Il contropiede magari sulla punta, oppure l'ancoraggio se vogliamo che proprio rimanga lì. Però ripeto ragazzi, sono quelle cose che vanno testate piano piano. Io prima comunque di andare avanti e di concludere soprattutto questo video, vi ricordo sempre che sono aperti gli abbonamenti al mio canale, quindi per chi volesse supportarmi in maniera irrisoria, perché parliamo di €1, parliamo di €2, sarà il benvenuto chiaramente nella mia community di abbonati. Sblocchereste tra l'altro la possibilità di poter giocare con me, di avere dei video in esclusiva dedicati solo per gli abbonati, e inoltre chiaramente mi supporterebbe veramente veramente tanto. Per voi lo so che non è una cifra irrisoria come per tutti, appunto €1, ma per me sono molto molto importanti. Inoltre qui in descrizione, invece, in maniera completamente gratuita, trovate anche i link per le affiliazioni di Amazon e di Gamivo, quindi qualora doveste fare degli acquisti passate dal link in maniera completamente gratuita, anche lì sarebbe un modo per supportarmi e io ve ne sarei chiaramente molto molto grato. Prima di darvi l'ultimo consiglio appunto finale, anzi non prima di darvi, vi do ora l'ultimo consiglio finale ragazzi, che è sempre il solito che diciamo sempre, appunto divertitevi. Cioè io ho dato dei consigli, vi ho detto la mia su come magari interpreterei un attacco, oppure come mi piacerebbe avere appunto una difesa, no? Quindi un giocatore che va, uno che viene, l'altro che copre e via dicendo. Però ragazzi, poi alla fine della fiera il joypad in mano nelle divisioni o nei tornei o dove volete voi, ce l'avete voi appunto. Quindi dovete capire voi che cosa realmente vi piace di più. Cioè vi piace di più magari avere una difesa più schierata, adesso per dire, oppure avere due terzini che spingono di più. Ricordate che non ci sono delle regole sbagliate, ci sono dei consigli testati, diciamo, da molti player, ecco, dove una buona fetta magari di noi che giochiamo ci possiamo trovare meglio o peggio in determinate circostanze. Però ve ne dico una appunto e chiudo. Io con i moduli con la difesa a 3 o con la difesa a 4, anche col contropiede mi sono sempre trovato bene. E col contropiede tutti i grandi mentori chiaramente di eFootball dicono sempre: no ragazzi, con la difesa a 4 non puoi avere col contropiede due terzini offensivi. Ragazzi, io ci sono arrivato in divisione 2, ok, giocando con una difesa a 4 con due terzini offensivi. Perché? Perché una volta che riesci a trovare poi chiaramente il tuo ingranaggio, il tuo meccanismo di gioco, gira tutto. Poi ok, ci sono i lag, ci sono i bug, ci sono tante piccole cose, ci sono i moduli che improvvisamente smettono di funzionare senza ragione, va bene, però l'importante ragazzi è che vi divertite e soprattutto non cambiate modulo troppo frequentemente. Una volta che avete provato ad esempio il contrattacco, avete provato il contropiede o quello che volete voi, avete trovato un po' la quadra con il modulo, come interpretate voi il gioco, ok? Non toccatelo, o meglio, se volete fare delle piccole modifiche, ad esempio togliere il regista creativo e mettere il giocatore chiave come abbiamo visto prima, mettere il terzino offensivo anziché il difensivo, va bene, ok, ci sta. Però ragazzi, non stravolgete ogni poco tempo il modulo. Perché? Perché magari all'inizio vi dà quella sorta di botta iniziale, quindi di enfasi, dove vinci una partita, dove vinci due partite, ma poi quel modulo bisogna capire alla lunga quanto vi durerà. Io sono costretto ragazzi a farlo perché chiaramente devo portare sempre nuovi contenuti, ma voi che chiaramente giocate a camera spenta, ecco, ovviamente ragazzi, una volta che avete trovato il vostro modulo, il vostro stile di gioco, non toccatelo più. Ad esempio io, prima di iniziare a fare questa cosa che sto facendo, quindi YouTube e via dicendo,
il mio modulo era quasi solo esclusivamente il 4-3-3, classico, classico. Però ragazzi mi ci trovo talmente bene, è ovvio però che se poi devo portare nuovi moduli, non posso portare in settimana il 4-3-3, quindi capite bene che purtroppo ahimè mi sono messo in questa situazione in cui devo sempre inventarmi cose nuove. Comunque ragazzi, provate, vedete un pochino voi che cosa è meglio fare per voi, l'importante è che ricordiamoci un gioco e bisogna divertirsi. Fatemi sapere nei commenti ragazzi che ne pensate, io vi ringrazio di essere stati qui con noi anche quest'oggi, dal vostro Luca Talan è tutto, ciao!